Buongiorno ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale. Come vedete oggi andiamo a vedere un bellissimo frigorifero che mi è stato inviato da Aobosi. Guardate, il pacco è enorme, infatti stiamo parlando di un frigo da ben 75 litri. Bene ragazzi, non vi faccio l'unboxing perché è inutile, tanto c'è soltanto il frigo, quindi niente, andiamo subito al concreto e vediamo come è fatto questo frigorifero della Aobosi. Andiamo. Bene ragazzi, abbiamo aperto il nostro bellissimo frigo della Aobosi, come vi dicevo è un 75 litri, bello questa colorazione blu, molto rugged, mi piace. Bene, all'interno c'erano questi due pacchetti, andiamoli ad aprire e vediamo cosa contengono. Quindi come vi dicevo ragazzi, all'interno ho trovato queste due scatole, andiamo ad aprire la prima. Quindi in questo abbiamo il manuale d'uso, presa asciugo per l'alimentazione da casa a 220 volt, una presa accendisigari 12 volt per l'auto, quest'altro, e qui dentro abbiamo le ruote, e due belle ruote gommate, e qui abbiamo il necessario per andarle appunto ad installare. Allora raga, stavo leggendo le istruzioni e mi mancava un pezzo, diceva inserire l'albero e non lo trovavo, poi ho riguardato, guardate dov'è, era rimasto laggiù nel pacco. Va bene, prendiamolo e continuiamo montando le ruote. Quindi raga, come dicono le istruzioni, per facilitarci il montaggio delle ruote mettiamo il frigorifero qui in un fianco, poi prendiamo l'asta, facciamola passare da una parte all'altra, ecco qua. Dopo andremo a inserire questo qui, così, ecco qui, andremo a mettere la ruota, ok, la sua rondella e il dado. Bene, non lo andiamo a stringere perché quando poi andremo a installare l'altra riusciremo a stringerle meglio. Infatti in dotazione di chiavi, come vedete, ne abbiamo due. Bene, andiamo a fare la stessa cosa dall'altra parte. Una volta messe tutte e due possiamo andare a tenere bloccata una e andare a girare l'altro per stringere appunto il bullone. Siamo arrivati a fine corsa. Sì, perfetto, così abbiamo installato le ruote. Visto che ci troviamo già in questa posizione, vengono dati in dotazione anche questi piedini, ecco qui, che vanno avvitati qui sotto. Quindi ragazzi, abbiamo installato sia i piedini sia le ruote, rimettiamo in orizzontale il nostro frigo ed ecco qua, togliamo questa che avevo messo per non graffiarsi. Qui ovviamente c'è la maniglia, poi ve lo faccio vedere, e come vedete ecco qui che diventa veramente ragazzi super comodo da gestire, guardate. Adesso ci spostiamo da qui, così vi faccio fare una panoramica esterna del frigo, vi do i dati di questo frigo e lo andiamo a testare. E sistemo pure perché ho lasciato un macello. Bene ragazzi, eccoci qui, siamo messi un po' più comodi, quindi vi do subito le dimensioni di questo frigo della Aobosi da 75 litri, che abbiamo una larghezza di 90 cm, una profondità di 54, quasi 55 cm e un'altezza di poco più di 50 cm, 50,1, una cosa del genere. Come vi dicevo la capacità è di 75 litri, c'è la versione identica a questa qui, però è 90 litri, la cosa che cambia è che è un po' più alto, mi sembra che è 4-5 cm più alto. Bene, adesso facciamo un giro
degli esterni e vi faccio vedere com'è fatto. Bene raga, vediamo più da vicino il nostro bel frigo. Come vedete qui nel frontale abbiamo la bella scritta Aobosi, qui abbiamo la prima presa d'aria con la ruota che abbiamo montato prima, qui abbiamo l'altra presa d'aria, qui abbiamo quello che è l'ingresso per l'alimentazione, che può essere alimentata, come avevo visto, o col cavetto 220 volt con la presa asciugo, oppure con il 12 volt con la presa accendisigari. Bene, qui abbiamo il display, al momento è spento, poi lo andiamo ad accendere così vi faccio vedere come funziona. Mi ero dimenticato di farvi vedere, qui arriva con i 2 codici QR, Google Play e App Store, quindi per Android e per Apple. Da questa parte qui abbiamo l'altra presa d'aria perché il compressore è da questa parte. Non abbiamo più niente qui e qui, come vedete, abbiamo un pratico maniglione, eccolo qua, che ci consente appunto di trasportarlo col suo incastro. Bene, adesso lo apriamo e vi faccio vedere e vi do anche le dimensioni interne del nostro frigo. Bene ragazzi, ora vi faccio vedere com'è all'interno. Qui come vedete abbiamo queste pratiche maniglie che si vanno appunto ad incastrare, ecco qui, sentite lo scatto, quindi apriamoli tutte e due un attimo e vi faccio vedere com'è all'interno. All'interno sia qui che qui abbiamo 2 luci a LED che si illuminano quando andiamo ad aprire il frigo. All'interno vi faccio vedere bene qua, ecco qua, abbiamo queste valvoline a pressione, eccolo qui con la sua guarnizione. Queste servono appunto quando non dobbiamo più, quando abbiamo usato il frigo e magari fa della condensa e vogliamo svuotarlo dall'acqua, non dobbiamo girare il frigo, ci basterà aprire lì. Qui ci sono anche dei piccoli canali che comunque portano tutti alla valvolina, quindi pensate veramente bene, c'è sia qui che qui. Qui ovviamente come vedete c'è un gradino, questo qui nasconde praticamente il compressore che è messo da questa parte qui. Gli sportelli, come vedete qui, hanno tutti una guarnizione per andare a aderire bene, cioè per far chiudere bene il nostro frigo. Adesso prendo il metro un attimo e vi dico le misure interne dei 2 vani. Quindi ragazzi, ho preso qui il metro, andiamo a misurare le misure effettive interne. Quindi abbiamo 38 cm per 32 per un'altezza utile di 30, quasi 38 cm, 37,5. Da questa parte qui è uguale, soltanto che dalla parte del gradino ovviamente abbiamo di meno e abbiamo 20 cm precisi. Il gradino infatti è alto 10 e 16 cm. Poi il resto delle dimensioni sono uguali. Ovviamente per farvi rendere conto meglio delle sue dimensioni, adesso pigliamo delle bottiglie d'acqua. Eccole qui, ne ho una da 1,5 litri, eccola qui, questa da 1,5 litri, mentre questa qui, e la mettiamo dentro, mentre questa qui è da, dove è scritto, da 2 litri. Guardate qui e ditemi voi, guardate, immenso, veramente grande, ne entrano, boh, non lo so, ne entrano parecchie però. Qua potete metterla addirittura anche coricata sul gradino, quindi volendo si potrebbero mettere le bibite da una parte e il cibo dall'altro e farlo tutto frigo, o altrimenti a parti invertite anche può essere uno frigo e uno congelatore, poi quello lo scegliete voi, anche perché la temperatura di esercizio di questo frigo va da più 20 gradi a meno 20 gradi. Altra cosa molto interessante di questo frigo sono gli sportelli. Aspettate che vi abbasso un po' l'inquadratura così faccio vedere meglio. Come vi dicevo sono gli sportelli. Ci sono qua, non so se si vedono, delle scanalature dove inclinato di 60 gradi questo esce e si può andare ad inserire al contrario, quindi avete la possibilità di scegliere voi da quale parte far aprire il vostro frigo. Lo potete far aprire da questa parte, quindi girando anche questo qui, o da questa parte. Ecco qua. Allora, rimettiamolo a posto. Guardate con che facilità si toglie proprio in un attimo, veramente comodissimo. Poi come vedete qui ci sono queste comode, non so se già ve l'ho detto, che si vanno appunto ad incastrare. Se non volete fargli fare lo scatto rumore basterà accompagnarlo tenendo la premuta e rilasciare, lui si chiude. Bene,
Credo di avervi detto un po' tutto di questo frigo, di come è fatto. Adesso però lo andiamo ad accendere e vediamo quanto tempo impiega ad arrivare a temperatura. Vediamo. Bene ragazzi, abbiamo appena acceso il frigo. Qui come vedete ci sono nel display, appunto, abbiamo due temperature. Uno, come vedete qui, il disegnino, il quadrato, è per il vano grande, mentre questo tipo AL un po' è quello che indica appunto il vano dove c'è il compressore, perciò quello un po' più piccolo. Quindi abbiamo vano più grande e vano più piccolo. In questo momento all'interno ci sono 19 gradi e 23 gradi. Si può anche usare o uno o l'altro, cioè possiamo anche spegnerne uno, per dire, volendo possiamo spegnere questo grande tenendo premuto la rondellina questa delle impostazioni, il tasto più, e lui andrà a spegnere quello che è il vano più grande. Bisogna tenerlo 5 secondi e lui si va a spegnere. Ecco qui, per riaccenderlo. Perciò in questo momento il vano grande non sta funzionando, sta funzionando soltanto quello dove c'è il compressore. Se vogliamo riaccenderlo di nuovo, teniamo premuto entrambi i pulsanti 5 secondi e lui va a riaccendere anche l'altro vano. Ecco qui. Stessa cosa per questo qui, però con l'altro, col segno meno. Quindi teniamo premuto 5 secondi, teniamo insieme al tasto meno e andrà a spegnere quello che è il vano dove c'è appunto il compressore. Ecco qui, riaccendiamolo. Ed ecco qui riacceso. Poi una leggera pressione e comincia a lampeggiare il primo. Se schiacciamo di nuovo va a lampeggiare il secondo. Questo serve per andare ad impostare la temperatura. Quindi come vedete diceva sia uno che l'altro tutte e due 0 perché l'ho impostato a 0 gradi. Andiamolo a mettere a 4 gradi e 4 gradi. Bene, all'interno vi faccio vedere, abbiamo sia in questa qua più piccola abbiamo quella da 2 litri che è calda, quindi l'abbiamo appena messa, mentre nell'altra abbiamo quella, eccola qui, da 1,5 litri. Va bene, sono le 17,48 e niente, lasciamo lavorare e vediamo quanto impiega per arrivare a, quanto l'avevo messo? A 4 gradi, tutte e due, sì, perfetto. Lasciamolo lavorare e vediamo quanto tempo impiega. Altra funzione molto interessante è quella di andare a regolare la potenza del compressore. Possiamo metterlo al massimo o in eco, quindi teniamo premuto la rondella delle impostazioni 2 secondi, ecco qui che lampeggia. Poi col tasto più e meno andiamo a scegliere eco appunto o max. Vedete, si va a illuminare o max o eco. Noi lasciamolo per ora a max, quindi aspettiamo che arrivi a temperatura. Quindi ragazzi, sono le 18. Questo qui già è arrivato da un po' a 4 gradi. Stavo aspettando perché questo qui, l'altro, cioè questo dove c'è, l'ho impostato a meno 15, perciò non l'ho lasciato a meno 4, ma l'ho messo, cioè a 4, ma l'ho messo a meno 15. Ha stentato un po', cioè prima è partito l'altro a raffreddare, dopo è partito questo qui, non so perché ha questo sistema, comunque, ma una volta che è partito sta scendendo, vedete, molto molto velocemente la temperatura, calcolando che dentro c'è una bottiglia da 2 litri e nell'altro da 1,5 litri. Bene, aspettiamo perciò che arriva a quanto avevo messo, a meno 15 gradi e vediamo. Quindi ragazzi, sono le 16:05 precise e questo qui era da 4 gradi, questo qui poi l'ho cambiato, vedete, e l'ho messo a meno 15. Era inutile mettere tutti e due a 4, volevo provare anche il congelatore, quindi questo vano più piccolo dove c'è il gradino col compressore l'ho messo a meno 15. In pochissimo tempo comunque, vedete, sono i 5 e già è a 0 gradi. Aspettiamo e vediamo quando arriva a meno 15. Quindi ragazzi, sono le 18:22, quindi sono dalle 17:48, sono 34 minuti, siamo arrivati già a meno 10 gradi. Anche il compressore ragazzi è veramente veramente silenzioso. Adesso mi allontano un po', vi faccio sentire il compressore. Questo è il rumore del compressore. Veramente molto molto silenzioso.
Beh ragazzi, io direi di andare a vedere adesso però come funziona l'applicazione, quindi andiamo a scaricare l'applicazione del nostro frigo e vediamo cosa ci permette di fare. Quindi raga, apriamo il nostro smartphone, andiamo a scansionare il codice QR e andiamo a scaricare l'applicazione da Google Play. Eccola qui, Outdoor Joy. Installiamo, apriamo e vediamo come si configura. Quindi creiamo un account, abbiamo attivato il Bluetooth, quindi andiamo a cercare, ora dovrebbe trovare appunto il frigo tramite il Bluetooth. Eccolo qui, lo abbiamo trovato, aggiungiamolo. Quindi ragazzi, una volta individuato il nostro frigo andiamo a cliccarci sopra ed ecco che si connette. Perfetto. In questo momento abbiamo, come vedete, c'è Deep Side e Shelf Side. Deep Side è quello più grande e Shelf Side appunto è quello più piccolo. In questo momento abbiamo in Deep Side abbiamo 4 gradi, mentre nell'altro, come vi dicevo, meno 10 gradi. Da qui, da questo cursore, possiamo andare facilmente, vedete, a regolare la temperatura. Rimettiamola a 10 gradi, ecco qui, e anche per quanto riguarda il frigo. Quindi potete gestire tutto dall'app. Oltretutto qui abbiamo il pulsante on e off, quindi schiacciandolo noi andiamo, ecco qui, andiamo a spegnere il nostro frigo. Riaccendiamolo. Qui abbiamo poi refrigerazione, possiamo spostarlo da refrigerazione. In questo caso abbiamo il Deep Side a 4 gradi, se fossimo in Shelf Side, vedete, cambia l'icona e dice freezing, perché in questo momento il Shelf Side, cioè il vano più piccolo, è adibito a congelatore. Se vogliamo adibire anche questo qui a frigo, ci basterà cliccare e andare a selezionare refrigeratore. È a meno 10 ed è impostato anche lui a 4 gradi. Riportiamolo di nuovo a freezer, riportiamolo a meno 10. Eccolo qui. Poi abbiamo la funzione Max, che è quella da Max ed Eco, quindi per risparmiare energia in caso siamo attaccati per esempio a una power station, e poi abbiamo More Setting, che praticamente ci va a far vedere appunto la protezione della batteria. Possiamo metterla a media, quindi questa protezione serve appunto per andare a salvaguardare appunto la nostra batteria, quindi confermiamo e lasciamo medium. Poi abbiamo l'unità di temperatura, in questo caso abbiamo i gradi Celsius, perché noi usiamo i Celsius, però volendo si possono impostare, vedete, conferma, i Fahrenheit, e lui, ecco qui, che va a cambiare. Riposizioniamo di nuovo Celsius, ecco qua. E niente, questo era un po' tutto quello che riguardava l'applicazione, quindi veramente comodissima. Il fatto di potete anche rinominarlo, vedete, nominare e mettere un altro nome, Aobosi per esempio, Aobosi 75, che sono i litraggi, perfetto, e potete andare appunto a rinominarlo. Se avete più device dell'Aobosi con appunto il Bluetooth, potete andare ad aggiungere, lui va in ricerca e va a cercare altri device. Bene raga, che dire di questo frigo della Aobosi? Trovo che sia veramente un bel oggetto. Questo stile rugged mi piace tantissimo, anche il colore è un bel colore, anche se io amo più i colori sabbia, però questo devo dire che è un bel blu. Ottime le ruote, anche perché lui da solo pesa 22 kg, quindi pensate quando lo riempite quanto può andare a pesare, quindi le ruote sono comodissime, con il maniglione lo potete spostare molto facilmente, invece che spostarla appunto di peso. Ringrazio Aobosi per avermi dato la possibilità di provare questo frigo. Vi ricordo che questo è da 75 litri, c'è anche la versione da 90 litri, ideale per chi magari vuole aumentare lo stivaggio del frigo nel proprio camper, mi viene da pensare un camper dove ci sono quei frigo veramente piccoli, quindi con questo aumentate tantissimo lo stivaggio, non consuma tanto, siamo sui 60 watt quando è in funzione però il compressore. Poi, come vi dicevo, c'è anche la modalità Eco che va a risparmiare qualcosa. Bene ragazzi, credo di avervi detto un po' tutto su questo frigo. Se avete domande ovviamente lasciatemele giù nei commenti, sarò lieto di rispondere a tutti. E come faccio sempre, io rispondo sempre a tutti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e mettete un bel mi piace a questo video e magari anche un bel like. A voi non costa niente, ma per me, come sapete, è molto importante.
credo di avervi detto un po' tutto su questo frigo. Andate a dare un'occhiata giù ai link e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao raga! Fade to gray as you fade away.